il 2018. Sei un solo developer stanco e il burnout si avvicina pericolosamente. Ti senti bloccato, fermo in un loop senza fine da cui forse non ti staccherai mai. Così decidi di fermarti. Uscire, fare una passeggiata, esplorare la montagna. Scopri che ti fa bene staccare, camminare e allenare i polmoni. Ma quando torni, hai un piccolo tarlo creativo nella testa che ti spinge a discostarti dal progetto a cui stai lavorando per creare qualcosa di profondamente ispirato da quell'esperienza. Inizialmente è solo una demo creativa, una scena artistica su Unity, che rappresenta una camminata in un'isola montagnosa, la sua esplorazione e la calma della natura. E a quel punto pensi, siamo abituati a immergerci in grandi open world, esplorabili per ore per conoscerne tutti i segreti e farci sentire immersi. E se bastassero 2 ore? Una montagna e un uccellino per restituirci quel sentimento? Questa è la storia di Adam Robinson Yu e di A Short Hike, un gioco indie sviluppato in 6 mesi a seguito di una camminata in montagna. Un gioco che dal 2019 si stima abbia venduto oltre 500.000 copie solamente su Steam, per un profitto stimato solo sulla piattaforma di oltre $3 milioni. Oggi scopriamo e analizziamo cosa ha da insegnarci Adam e il suo gioco. Il gioco è nato inizialmente su PC, in particolare su Steam e itch.io, dove io personalmente lo conobbi al tempo, e si è spostato negli ultimi anni su Switch, dove ha ricevuto un'accoglienza secondo la stampa maggiore di quella ricevuta su PC. La piccola opera, creata principalmente da Adam, è capace di offrirci un'importante lezione di game design e development. A Short Hike ci insegna quanto sia effettivamente difficile e iterativo il processo di development, ma anche quanto possa essere semplificato e reso efficiente da una pipeline di lavoro. La lezione fondamentale invece di design è legata allo sviluppo e alle sue meccaniche principali, che rendono questo open world contenuto e piccolino, ma non per questo meno godibile, immersivo e apprezzabile dai giocatori. Altrimenti oserei dire non avrebbe venduto così tanto. Claire, la protagonista, deve ricevere una telefonata. Per farlo, deve arrivare alla cima di Oak Peak. Il giocatore si ritrova a esplorare un mondo aperto, piccolo e ricco di interazioni e storie, in un'avventura tanto rilassante quanto interessante e soprattutto dalla qualità magistrale. Si tratta infatti di un gioco di qualche ora incentrato sulla semplicità, la tranquillità e l'emozione della scoperta, che può darci importanti lezioni di design, ma anche, grazie alle testimonianze e update dei developer, insight importanti sul mondo dello sviluppo e come è stato possibile svilupparlo in 6 mesi. I think there's a lot of benefits to working on small projects, especially when you're just starting out. I think they're less risk if they don't pan out. It doesn't have to be a huge success to be worth the time you put into it. The smaller goals feel a lot more achievable, and also you can release games faster, which can teach you a lot and possibly get some revenue coming in. Adam Robinson Yu ha desiderato creare videogiochi da quando ha memoria. Il suo primo contatto con il medium è avvenuto grazie a Commander Keen e altri titoli shareware per DOS, e da allora non ha mai smesso di inseguire quella passione. Adam inizia a maneggiare engine di gioco alle elementari, quando si imbatte in un engine RPG Maker chiamato Official Hamster Republic Role Playing Game Construction Engine, con cui realizzò alcuni giochi di ruolo rimasti incompleti, tra cui almeno 3 tentativi di imitazioni di giochi Pokémon. In seguito passò a Game Maker, continuando a sviluppare giochi come hobby durante le scuole superiori e università. Ha studiato poi Computer Science all'Università di Toronto e ha lavorato per un periodo come software engineer in diverse aziende. Nonostante il lavoro, partecipava regolarmente a Game Jam e pubblicava giochi gratuiti su piattaforme come itch.io, che abbiamo citato prima. Dopo aver messo da parte qualche risparmio e aver fatto più esperienza su itch, decise di rischiare e dedicarsi a tempo pieno allo sviluppo indie. Molti ritengono Adam Robinson Yu un solo developer, e sebbene lui possa considerarsi tale, in quanto gran parte del lavoro su A Short Hike deriva dal suo operato di design e development, il team di sviluppo è in realtà formato da altre 3 persone e un graphic designer che ha creato il logo del gioco, di cui mi perdonerete ma non riesco a pronunciare il cognome. Mark Sparkling è stato poi il compositore della colonna sonora adattiva di A Short Hike, mentre Don Blair ha contribuito alla creazione di modelli grafici assieme anche all'altro artista 3D Andrew Wong e alla scrittura dei dialoghi. Adam ha creato la prima versione di A Short Hike in circa 3 mesi, come side project durante una pausa da un gioco più ambizioso.
Almeno all'inizio l'assenza di pressioni esterne o deadline ha permesso un approccio sperimentale, leggero ma profondamente riflessivo sul medium. Solo dopo la ricerca di un publisher, Adam ha avuto un'effettiva deadline per la pubblicazione con Humble Original. Il processo di design e sviluppo di A Short Hike è stato interamente eseguito da Adam e gestito in modo molto metodico attraverso l'utilizzo del sistema Scrum e di elementi di design sistemico. Un unico elemento gestisce infatti stamina, gating, ricompensa e progressione. Il metodo Scrum invece è stato utilizzato per la gestione delle task e delle feature da implementare. In breve, Scrum è una metodologia di lavoro agile nata nel mondo del software che serve a organizzare lo sviluppo di un progetto in piccoli cicli di lavoro iterativi chiamati sprint. In parole povere significa lavorare a blocchi settimanali o bisettimanali dove ognuno di questi sprint ha obiettivi chiari e misurabili. Alla fine di ciascuno sprint si riflette su come è andato il development e si decidono gli obiettivi dello sprint successivo. Nel caso di Adam, lui ha organizzato il lavoro in sprint settimanali, ognuno con un obiettivo piccolo e concreto, come aggiungere un NPC, definire una zona, creare un minigioco, e si è posto come priorità non tanto la perfezione tecnica, ma produrre contenuti giocabili il prima possibile, testarli e decidere cosa tenere o andare a migliorare. Infine, un punto interessante è il fatto che ha evitato di dedicare troppo tempo alla correzione di bug o alla rifinitura o al polishing dei sistemi prematuramente, e si è focussato sul flow dell'esperienza. Questo approccio gli ha permesso di lavorare in modo leggero ma costante, mantenendo il gioco vivibile e coerente già dalle prime settimane di sviluppo. Questo è un esempio pratico di come un processo agile, adattato dalla persona che lo va a utilizzare, possa essere estremamente efficace anche in un contesto, possa essere estremamente efficace anche per un solo developer. And I think one thing that worked really well for me was that I designed this game with a flexible scope in mind. So I was able to keep the core scope of the game really tight so that I knew I would be able to finish it well within the 3-month deadline. But there are a lot of features that I really wanted to get in the game, so I kind of considered them stretch goals. And ideally, the game would still be good if it would still be fun and playable if those stretch goals weren't made, but it would kind of allow me to, naturally scale the size of the project to the rate at which work was actually being done. And a lot of these stretch goals didn't actually make it into the Humble Original release. L'obiettivo esplicito di A Short Hike è semplice. Claire, la protagonista, ha bisogno di ricevere una telefonata, ma nella zona non c'è segnale. Per ottenerlo deve raggiungere la vetta del monte Oak Peak, il più alto del parco. Puoi raggiungerla subito o solo dopo aver esplorato tutto il resto. Infatti, l'obiettivo implicito è quello proprio di esplorare. L'intero design è costruito per supportare questa dualità. Un traguardo chiaro ma non urgente e una serie di deviazioni che arricchiscono il viaggio più della destinazione stessa. Abbiamo visto un concetto simile nel gioco Journey che ho analizzato in un altro video. Il loop principale di A Short Hike è costruito quindi attorno al piacere dell'esplorazione e al senso di progresso legato alla verticalità. Il giocatore esplora liberamente l'isola, interagisce con NPC e completa piccole attività opzionali e infine raccoglie piume d'oro, che aumentano la stamina e permettono di progredire lungo la vetta. Quindi è significativo anche come la progressione non avviene tramite XP, livelli o abilità sbloccate. XP, livelli o abilità, ma attraverso un oggetto fisico ottenuto proprio tramite l'esplorazione. Si tratta, come accennavo prima, delle piume d'oro. Ogni piuma aggiunge un punto di stamina, permettendo a Claire di arrampicarsi più a lungo. Il numero di piume richiesto per raggiungere la cima varia, ma il gioco non lo comunica mai direttamente. Sei tu a capire quante piume mancano, sia per un concetto di sequenzialità, sia per il design della zona. Questo crea una progressione non lineare, ma altamente leggibile. Più piume danno più mobilità e più libertà di continuare il proprio cammino. L'intera mappa è costruita come un'isola compatta, ma con una struttura a spirale verticale che porta progressivamente alla cima. Non esistono aree vuote. Ogni zona ha uno scopo, un'interazione o un reward visivo o meccanico. I wanted to make a game where getting lost was part of the gameplay. I feel like the freedom to go in any direction at any time adds a sense of magic to the game. Every untraveled path contains the promise of something new, and I really wanted to capture the feeling that there's always more out there to discover. So when I started building the island, I just jumped straight into Unity and just sculpted areas that felt fun to climb and fly on.
This process led to a whole bunch of ideas and inspirations for what I actually wanted to include on the mountain. So I eventually jotted down all those ideas, brainstormed different activities and regions, and then I made a plan for what I thought the main path of the island would be. So this path that I came up with starts here at this cabin. Since there's only one clear path to take from here, I expect that the player will head this way towards town. In this area, they'll meet characters that teach you how to play the game and introduce you to the world, but they'll be kind of trapped in this area for the time being. Eventually, you'll be able to collect a golden feather, which allows you to climb up walls and flap your wings. And once you've got this, you'll be able to pass that barrier and get to the rest of the game. Il design è anche orientato alla visibilità. La vetta in particolare è un landmark costante, così come ponti, torri, sentieri e scorciatoie. Il design guida naturalmente il giocatore verso la cima, senza forzature o estensioni inutili della mappa. Il ritorno sul percorso principale dopo l'esplorazione avviene quindi anche in modo naturale ed è guidato dal level design e dalla stessa conformazione del mondo, proprio per la compattezza dell'isola e la sua interconnessione. L'esperienza è pensata per essere guidata ma non imposta. Come dichiarato dallo sviluppatore, l'obiettivo era costruire un mondo che potesse parlare da sé, attraverso forme, colori e pendenze naturali. Il player è sempre libero di ignorare la strada prevista, ma il gioco trova il modo di ricondurlo attraverso geometrie e affordance ambientale. Gli oggetti scalabili, i punti da cui planare, le scorciatoie, tutto è posizionato con logica e leggibilità. Adam sfrutta molto la verticalità per comunicare obiettivi visivi senza bisogno di testi, mappe o waypoint. Lato sviluppo, l'isola di A Short Hike è un unico livello, la cui base è scolpita manualmente. Questo approccio ha permesso controllo totale sulla forma, sulle inclinazioni, sulla leggibilità spaziale e sull'impatto visivo delle varie zone. E poi abitato e vestito. Adam ha seguito un processo di layering graduale, aggiungendo elementi visivi, scorciatoie e oggetti solo dopo aver testato le forme base del livello. Di conseguenza si può dire che il mondo sia stato sviluppato in 3 fasi. Prima la topologia globale, poi la funzionalità, cosa si può fare in ogni zona, e infine la densità, cosa si trova in ogni angolo e tutti i dettagli che voleva aggiungere. Questa è un'importante lezione di come approcciare il game design, non solo per quanto riguarda livelli piccoli, ma proprio come metodologia di approccio al design di base di qualsiasi livello. Partire dalle basi della struttura principale, aggiungere e modificare a seconda dei contenuti, meccaniche e funzionalità e successivamente popolare e rifinire il tutto, potenzialmente dividendo questi passi in ulteriori fasi a seconda delle necessità e della complessità della mappa e del livello che si sta andando a creare. Prendendo esempio da Oak Peak, se vogliamo destrutturarlo alle sue forme base, l'isola è costruita come una spirale ascendente con la vetta della montagna al centro della mappa e il resto del territorio che è disposto fondamentalmente a cerchi decrescenti attorno ad essa. Questa struttura guida il giocatore in maniera intuitiva. Il movimento circolare consente di esplorare lateralmente mentre si guadagna quota progressivamente. E nella seconda fase invece Adam è andato a lavorare per andare a sfruttare la verticalità come forma di gating. Infatti nel gioco non ci sono barriere artificiali, l'unica barriera è la tua stamina e la tua abilità nel navigare il terreno. But I think I didn't use any literal gates in my game like this. I tried to use natural gates. In A Short Hike, all these gates that I used were just cliffs that you couldn't get past without enough golden feathers. So in this way, the gates feel more natural and also maybe suggest that there's multiple ways to tackle the problem. Like if you can't get up this cliff here, yeah, that's you can come back to it later when you've got a golden feather, but you could also maybe find some other route if you kept exploring the edge of the cliff. Parlando invece di vestizione e parte artistica, il terreno è colorato con palette nette e distinte fra i biomi. Il bosco è molto più scuro, le zone rocciose sono più chiare e le aree innevate sono desaturate. Queste scelte cromatiche rafforzano la sensazione di avanzamento e segmentano visivamente lo spazio, senza dover usare indicatori. Anche la distanza e la quota sono rappresentate con cambiamenti di luce, suono e tonalità, il che rafforza l'idea di stare salendo e star cambiando progressivamente bioma.
Questo metodo è particolarmente efficace per giochi piccoli, dove l'attenzione al dettaglio dona quella mancia in più e la continuità visiva permette di cadenzare maggiormente anche giochi che durano poche ore. Voglio soffermarmi anche sulla camera e sul design delle 3C in questo gioco. Il giocatore non ha controllo diretto sulla camera, è completamente automatica, ma progettata per seguire intuitivamente Claire senza mai interferire. Questo riduce l'interazione tecnica e permette al giocatore di focussarsi su pochi input, favorendo un'esperienza ancora più immersiva e accessibile. La camera in particolare è impostata in terza persona isometrica inclinata, con un'angolazione obliqua dall'alto che varia dinamicamente a seconda del contesto. Questo compromesso consente di mantenere il controllo della composizione visiva senza mai disorientare il giocatore. Adam ha angolato la camera di A Short Hike in modo da consentire sempre al giocatore di vedere il terreno circostante, i punti di interesse vicini e talvolta scorci lontani come la cima della montagna, rafforzando quindi l'obiettivo di level design basato sulla visibilità. Durante la spianata. Durante la planata o l'ascesa, la camera si allontana leggermente e adatta la sua inclinazione per aumentare il campo visivo. Quando Claire vola, ad esempio, la camera si abbassa per enfatizzare la direzione e l'ampiezza del movimento. La camera supporta quindi anche Mentre sali la montagna di Oak Peak, tutto cambia, i colori si raffreddano, la musica si trasforma, il ritmo rallenta. L'ambiente stesso diventa metafora del viaggio emotivo di Claire. Come ha dichiarato anche il creatore, A Short Hike è una riflessione personale sull'ansia e sulla riconnessione con la natura. A Short Hike è quindi un'importante lezione secondo me per il mondo indie e soprattutto per chi vuole iniziare a creare giochi. Ci insegna che non serve un open world immenso per creare un mondo che porta in sé un senso di scoperta e una progressione anche di level design molto significativa che può donare un'esperienza interessante. Conoscere i processi e i metodi di questi developer secondo me può essere molto interessante e importante non solo per chi questo lo fa già di lavoro, ma anche e soprattutto per chi vuole approcciarsi a questo mondo e iniziare a creare giochi. Iniziare da giochi piccoli è infatti un'idea molto intelligente. Proprio a questo riguardo vi invito a provarne altri di questi giochi piccoli o comunque corti, ma che donano un'esperienza significativa e vi insegnano veramente qualcosa, ed eventualmente scrivetemeli nei commenti, è sempre bello consigliarsi giochi a vicenda. Vi invito quindi a commentare con il vostro piccolo gioco preferito, a lasciarmi un like se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile e a iscrivervi al canale per nuovi video di questo tipo, analisi e video di game design e level design. Grazie mille per la visione, a presto!